Oggi parleremo di come scegliere un soggetto ideale per la nostra pittura. Perché è così importante la scelta di un buon soggetto? Perché il rischio, se no, è di bloccarci da subito. E questa è l'ultima cosa che vogliamo, perché la pittura comunque è un'arte complessa e abbiamo bisogno di studiare un sacco di cose. E per non accorgerci neanche di questo sforzo, di apprendere tantissime cose nuove, dobbiamo viverla veramente bene con entusiasmo. E per farlo dobbiamo iniziare da un soggetto accattivante, che ci piace, che non ci fa accorgere neanche che siamo lì impegnandoci a imparare qualcosa di nuovo e complesso. Per quello è super importantissimo scegliere bene da cosa iniziare a dipingere. Ma da cosa ho iniziato io a dipingere? Quali sono stati i miei soggetti iniziali che ho prediletto? Io ho iniziato a interessarmi più o meno al disegno e alla pittura da quando ero piccolo, più o meno diciamo all'età di 9-10 anni, e ho cominciato a disegnare delle semplici immagini walt disneyane, quindi i soliti Mickey Mouse, gli animali, i colorati, eccetera. Li riproducevo su dei fogli di carta semplicissimi. Questo è stato il mio primo approccio. Dopodiché, più o meno verso l'età di 12-13 anni, ho cominciato a disegnare delle figure anatomicamente più precise. Quindi ricordo che avevo un libro di figure rinascimentali barocche e cercavo di copiarle il più preciso possibile. Ho incominciato con la matita, con la fusaggine, col carboncino, sempre disegno. La pittura invece è arrivata circa all'età di 17 anni, quando ho iniziato a copiare delle cose che mi sembravano più semplici, come dei quadri impressionisti in cui non c'erano troppi elementi fotografici. Quindi parliamo di Van Gogh, parliamo di Monet, parliamo di Munch, quindi anche espressionismo. Tutti quadri che cercavo di risolvere un po' istintivamente, senza preoccuparmi troppo di quello che stavo facendo, ma cercando di ottenere l'effetto più simile all'originale. Mi ricordo che in quel periodo mia madre mi comprava un sacco di libri di tecniche pittoriche, quei piccoli opuscoli in cui ci sono vari suggerimenti su cosa fare, non fare. E solo che a me non mi sembravano delle guide così azzeccate, forse quello o un temperamento un po' indipendente, fatto sta che mi ricordo che non ne guardavo neanche uno e preferivo sperimentare. Quindi quello che cercherò di trasmettervi a voi è che la cosa più importante è la pratica, dipingere, dipingere, dipingere. All'età circa di 20 anni mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti perché volevo approfondire la pittura ad olio. Le prime cose che abbiamo fatto sono state il disegno e la pittura con la modella, dal vero, difficilissima. Dopodiché abbiamo fatto delle nature morte e poi, per chi voleva, poteva iniziare anche a fare qualche copia sua indipendente. Inoltre si potevano fare degli studi di particolari anatomici, dei ritratti, delle mani, insomma, di qualcosa che volevi approfondire. È da lì che ho iniziato, dai tempi dell'Accademia, a scoprire quanto fosse importante riprodurre delle immagini di bravi pittori come studio. Questa è una cosa che poi mi ha accompagnato nel corso del tempo. Quando ho iniziato a fare qualche quadro mio di mia ispirazione, questo è arrivato un po' più tardi, diciamo all'età di 24-25 anni. Da lì ho cominciato ad avere qualche idea, qualche desiderio di raccontare alcune cose mie che fossero di natura prettamente tecnica. Poteva essere spinto da una ricerca estetica oppure dal desiderio di raccontare qualcosa, oppure tutte e due insieme. Fatto sta che ho cominciato io stesso a creare dei soggetti e a svilupparli poi al meglio tecnicamente. Vediamo adesso una carrellata di qualche quadro mio dipinto a quei tempi. Quindi partiamo da quando ero un po' più piccolo, a 13 anni, fino ad arrivare poi alle prime copie dei tempi dell'Accademia.
mio consiglio più grande comunque è quello di divertirsi. Divertitevi sempre quando dipingete. Se sentite sofferenza, se sentite che è un momento che non va, certo potete affrontare il problema tecnicamente o farvi un po' di forza, però non esagerate, non soffrite troppo. Non abbiamo tempo per disperarci, dobbiamo cercare di allinearci con una situazione piacevole. È così che appunto verrà fuori tutto il nostro entusiasmo, la nostra energia per procedere velocemente verso un bell'obiettivo. C'è chi ama le persone, c'è chi le odia e quindi prediligerà i paesaggi, c'è chi ama gli animali, c'è chi ama le nature morte, dei fiori per esempio, e quello sarà il suo soggetto ideale. Dobbiamo cercare di capire che cosa ci coinvolge, che cosa ci stuzzica, che cosa ci ispira veramente. Quindi la prima domanda che dobbiamo farci è: cosa ci piacerebbe veramente immaginare di dipingere? Se non riuscite a rispondere a questa domanda, pensate a quale tipo di dipinto vi attrae nella storia dell'arte. Che tipo di immagini vi piacciono? Dei paesaggi, delle figure, degli animali, delle cose, degli oggetti? Una scarpa su un tavolo? Oppure nella vostra vita che cosa vi lascia ipnotizzati, che cosa vi incanta? Mi sono accorto nel corso del tempo che la cosa migliore su cui partire in principio sono le copie. Perché le copie? Perché la copia ci permette di essere comodissimi a casa o in uno studio, in uno spazio dove dipingiamo e lavorare su un'immagine che abbiamo stampato. Quindi questa è la situazione più confortevole che possiamo trovare e ci permette benissimo di studiare le opere di grandissimi maestri, oppure se vogliamo copiare una fotografia, di studiare quello che abbiamo nell'immagine. La cosa più importante comunque della copia è che ci permette uno stato totalmente di comodità. Viceversa, se noi dipingiamo una natura morta che creiamo di fronte a noi, immaginiamo per esempio di mettere dei fiori di fronte a noi, abbiamo l'inconveniente che dobbiamo dipingere velocemente la nostra immagine, perché il fiore poi appassisce. E così anche magari se dipingiamo, non so, della frutta. Certo, potremmo usare dei soggetti inanimati, però anche in questo caso dobbiamo stare attenti a che non si spostino nello spazio. Dovremmo ricavarci quindi uno spazio specifico dove ricreiamo questa natura morta. Anche in termini di luce dovremmo stare attenti, perché basterebbe quindi che passasse una nuvola di fronte al sole, oppure soltanto immaginare la differenza della luce del mattino rispetto a una luce pomeridiana, e questo cambierebbe la percezione della nostra immagine. Per non parlare poi del ritratto dal vivo, quanto sia molto più difficile quindi rappresentare una figura che, anche se sta ferma, ma comunque ha dei micro movimenti, oltre ad avere poi l'inconveniente del cambiamento della luminosità. Per ovviare quindi a tutte queste difficoltà, io vi consiglio di iniziare con delle copie stampate. Mi ricordo per esempio che uno dei miei primissimi corsi, forse il primo in assoluto, avevo fatto questo sbaglio incredibile. Avevo fatto disegnare e poi dipingere una natura morta uguale per tutti. In mezzo alla stanza quindi c'era questa composizione e tutti intorno dovevano dipingerla. Il mio sbaglio è stato che questa composizione non era molto attraente. Vi ricordo che erano dei solidi, dei parallelepipedi, delle scatolette forse. C'era forse un pupazzetto, c'era un vaso, qualcosa comunque così di semplice. Fatto sta che mi sono accorto che questo non aveva stimolato molto l'interesse e la curiosità delle persone. Non dico che non sia interessante dipingere dal vivo, anzi, io penso che sia la cosa più spettacolare in assoluto, avere per esempio una figura davanti, un modello, una modella davanti a te, passare delle ore studiando dal vivo il colore della pelle, l'espressività, poter cambiare anche una gestualità chiedendolo in quel momento alla modella di fronte a te. È ovvio che questo è impagabile, però sarà tutto molto più complicato. Per questo che io vi consiglio all'inizio, come studio, appunto per entusiasmarci, per non perdere confidenza con noi stessi mentre iniziamo, ci approcciamo in questo sentiero così complesso dell'arte, di copiare. Quindi, come ci organizziamo per una copia? Il mio primo consiglio è di iniziare da un dipinto e non da una foto. La nostra immagine di partenza sarebbe meglio che fosse un dipinto. Perché questo? Perché un dipinto, se ci pensate, è già un'immagine che è stata ben creata da un artista. Lui ha preso tutte le informazioni, tutti i milioni di dettagli, miliardi di dettagli che ci sono nella realtà,
e ha fatto una sua sintesi bellissima personale che funziona. Quindi a livello compositivo, a livello di chiaroscuri, a livello coloristico, a livello di espressività, tutto il suo studio è concentrato in quell'immagine e quindi a noi non ci resta che studiarlo e riprodurlo. Quando noi andiamo a creare invece un'immagine dal nulla, come un paesaggio, saremo noi a dover fare tutto questo sforzo di riuscire a rendere interessante quello che percepiamo dall'infinita realtà a 360 gradi. Quindi meglio dedicare la nostra attenzione a dei dipinti che ci piacciono e meno alle fotografie. Il problema della foto è che è veramente ricca di dettagli. Poi adesso con lo sviluppo tecnologico abbiamo infiniti dettagli e poi ci ritroveremo forse ancora una volta a essere un po' bloccati per le troppe informazioni che abbiamo. Quindi la cosa migliore è rivolgiamoci verso dei dipinti che già funzionano e ci piacciono. Tra questo insieme grande di dipinti, quello che vi consiglio io è di partire da dei paesaggi. Per esempio un paesaggio impressionista. Certo, se detestate i paesaggi, allora non ci resterà che andare su qualcos'altro. Una natura morta, una figura, vediamo. Però se non avete un odio così grande per i paesaggi, quello è il mio consiglio di partenza, perché probabilmente non ci saranno troppi elementi che ci metteranno in difficoltà. Nell'anatomia, nel costruire un naso, una bocca, dobbiamo essere impeccabili, se no rischiamo che si sfiguri un po' il soggetto che dipingiamo. Il paesaggio invece ci permette di sbagliare un po' di più. Se c'è una fogliolina in più o in meno, oppure la montagnetta segue o meno una rotondità, non sarà così grave. Dopo che avremo affrontato un bel paesaggio impressionista che ci permette quindi di rompere il ghiaccio, di vedere le pennellate, di scoprire tutta una bella gamma di colori, ecco che possiamo passare a un ritratto semplice, non troppo fotografico. Io direi ancora una volta di lasciar perdere le fotografie. Troviamo un ritratto anche su uno stile espressionista, impressionista, qualcosa di non troppo ricco di elementi. Oppure una natura morta, come dei fiori, un vaso, qualcosa che ci può piacere, che comincia a essere quindi un po' più ricco di elementi. Dopodiché, secondo me, nella scaletta delle cose che possiamo fare, possiamo trovare un paesaggio realistico. Vuol dire che a questo punto possiamo cercare all'interno dei dipinti qualcosa di più complesso, qualcosa che richiami ancora di più la realtà. Quindi possiamo andare indietro nel tempo, quando la pittura classica era un po' più vicina alla realtà, oppure possiamo rivolgerci anche nel contemporaneo, nel filone più realistico ovviamente. O se no, possiamo anche avvalerci a questo punto di una fotografia. Mi raccomando, scegliamola bene, facciamo in modo che quando la vediamo già ci ispiri tantissimo e gli elementi che vediamo ci sembrano già pittoricamente interessanti, quasi croccanti. Dopo il paesaggio realistico, io passerei al ritratto realistico. Questo vuol dire che possiamo avvalerci di una fotografia. Quindi cerchiamola sul web, su internet, oppure cerchiamo delle fotografie che abbiamo. Facciamo in modo però che questa scelta ricada su qualcosa che sia ben visibile. Non prendiamo le foto vecchie delle nostre trisavole, delle nostre bisnonne in cui non si vede niente, magari c'è una bella macchia di caffè che le pervade tutte sugli occhi. Ecco, stiamo ben attenti, che sia un'immagine completa, che ci offre un bel impianto di chiaroscuri, che ci siano dei bei colori. Facciamo in modo quindi che sia ricca di informazioni da subito. Il passaggio successivo è la figura intera. Qui ci troviamo di fronte al problema dell'anatomia, che è abbastanza complesso. Quindi troviamo delle figure che ci piacciono, soprattutto nella storia dell'arte, dei corpi, delle figure che stanno nello spazio, nella natura, in un'ambientazione. Troviamo qualcosa ancora una volta che ci piace, che ci stuzzichi, che sia all'interno di un paesaggio oppure di una casa, di uno spazio chiuso, e poi dipingiamola. Ulteriore passaggio è la figura intera, con tutti i problemi annessi di anatomia. Quindi vi consiglio di lasciare un po' per ultime le figure, perché dobbiamo essere ancora più precisi. Mentre in un ritratto potremmo essere già abituati a osservare, a contemplare come è fatta una bocca, un occhio o un naso, perché quando parliamo con una persona, quando la guardiamo, ci concentriamo sempre in quella parte del suo corpo. Siamo meno abituati a passare troppo tempo a guardare altre parti e questo vuol dire che ci saranno dei problemi anatomici. Per questo vi consiglio di scegliere una figura ancora una volta semplice, non troppo complessa,
e di cercare di andarla a vedere nella sua correttezza anatomica, magari in una situazione più neutra possibile, concentrandoci quindi soltanto sulla figura. In questo caso andrebbero bene anche degli studi anatomici, quindi magari, non so, il dorso di una schiena oppure anche una mano. Ecco, approfittate in questo momento quindi per un'analisi anatomica della figura umana. Come ultimo passaggio vi consiglio la figura umana all'interno di uno spazio, magari anche più di una figura, più figure, all'interno di un'ambientazione, che può essere quindi un paesaggio oppure una struttura urbana. Questa sicuramente sarà la situazione più complessa perché unirà alla difficoltà della figura umana anatomica le problematiche del contesto che deve comunque armonizzarsi con le nostre figure. Molti di voi si chiederanno: ma quando arriveranno i miei dipinti personali? Quando è che potrò incominciare a essere io creativo e creare delle cose mie? Questa è una domanda importantissima. Se penso io stesso a quanto tempo ci ho messo prima di immaginarmi un quadro mio, davvero è tanto. Mi ricordo quando avevo 17-18 anni e vedevo questi quadri bellissimi che contemplavo, pensavo: ma da dove cavolo arrivano? Da dove nascono queste idee? Mi sembrava quasi impossibile che da una mente potesse nascere un'idea così geniale. Adesso vi assicuro che vivo il problema opposto, cioè ho continue immagini che disegno su diari di progetti e che probabilmente non riuscirò mai a dipingere perché sono tantissime. Comunque, come prima cosa, dobbiamo imparare il linguaggio della pittura, perché è un linguaggio che è molto bistrattato nella contemporaneità. Si pensa che uno con l'arte possa fare tutto, e invece, se ci pensate, è un linguaggio come un altro, come la parola. Pensate a quanti anni avete messo voi a studiare a scuola come organizzare una frase, a imparare le sillabe, le parole, come si pronunciano, come stanno insieme, gli spazi, i tempi, le virgole, un sacco di regole grammaticali. Per poi cosa? Per poter usare questo linguaggio per comunicare nella vita quotidiana, oppure, se vogliamo, anche per farlo in maniera poetica. Quanto tempo ci abbiamo messo? Tantissimo. E continuiamo ogni giorno a sperimentare questo linguaggio, a imparare a parlare. Infatti un bambino sicuramente avrà più difficoltà a articolare un discorso, anche se può essere geniale, però avrà più difficoltà rispetto a una persona un po' più avanti nell'età, perché avrà avuto modo quindi di migliorarsi nel linguaggio. La stessa cosa non è diversa per la pittura. Dobbiamo quindi imparare questo linguaggio che è fatto di segni, di forme, di colore, di composizione, di espressività. È un linguaggio che ha bisogno anche questo di tanta cura, di tanta familiarità che dobbiamo sviluppare nel tempo. Dopodiché, dopo che abbiamo fatto tutto questo attraverso le nostre copie, che ci aiuteranno tantissimo, piano piano incominceranno a sorgere delle idee, delle voglie. Può essere una voglia di tipo formale, per esempio abbiamo voglia di creare un dipinto con solamente tutti blu o tutti rossi, oppure abbiamo voglia di natura, abbiamo voglia di dipingere dei bellissimi fiori o dei bellissimi alberi. Ecco, questa può essere già una voglia che arriva col tempo di rappresentare qualcosa, oppure può essere un racconto, un messaggio. Ci può venire voglia, per esempio, di raccontare la serenità, per esempio. Immaginatevi come rappresentare la serenità. Ecco, ognuno di voi incomincerà magari a caricare qualche immagine, oppure no, oppure non vedrà nulla. In ogni caso, col tempo, quando prendete familiarità con i segni, con i chiaroscuri, con le forme, con i colori della pittura, vi verrà automatico di creare delle immagini legate a delle parole, legate a dei concetti, delle idee, oppure a qualcosa di più astratto, come delle intuizioni, delle sensazioni. E quindi vedrete che sarà quasi irrefrenabile questa composizione di immagini che sorgeranno nella vostra testa. In ogni caso, già prendere come riferimento una foto nostra, che può essere la foto che facciamo a un nostro amico, a un nostro fratello, a un nostro partner, oppure a un nostro animale, o un paesaggio che abbiamo di fronte a casa nella nostra villa di campagna, ecco, già quello comunque è un'opera originale nostra, perché quell'immagine esiste solamente nella nostra versione, sarà quindi un pezzo unico. Per quanto riguarda invece le nostre idee originalissime, che partono da dei messaggi che vogliamo raccontare, da delle idee che abbiamo astratte o di sogni che facciamo, ecco, su quello abbiamo bisogno di un po' più di tempo per elaborare appunto una nostra poetica nostra.
Una volta che abbiamo scelto il soggetto che vogliamo dipingere, la nostra copia o la nostra immagine fotografica, non ci resta altro che stamparla in un foglio A4. Facciamo in modo che la nostra stampa sia di alta qualità. Facciamocela stampare se non riusciamo noi con le nostre stampanti a casa. E facciamo anche in modo che l'immagine che abbiamo trovato di partenza sia un'immagine di alta qualità, sia che la facciamo noi o sia che l'abbiamo presa da internet o da qualche altra parte. Quindi il materiale deve essere di ottima qualità, questa è una cosa fondamentale. Non partite mai con un'immagine che è troppo confusa, che non si capisce niente, perché soprattutto all'inizio può veramente guastarvi la festa. Dopodiché, dopo averla stampata, oppure se abbiamo un tablet o un computer, possiamo anche guardarla da lì, anche se secondo me è più difficile, perché il computer ci suggerisce ancora più informazioni. La foto stampata invece in qualche modo riduce un po' tutti i dettagli che abbiamo e secondo me all'inizio è veramente meglio. Quello che possiamo fare dopo è prenderci un bel pannellino di legno, lo mettiamo sul cavalletto, a fianco ci mettiamo la nostra immagine e a destra ci mettiamo la nostra telina da cui iniziare. Infatti quello che vi consiglio è di non iniziare mai con delle tele troppo grosse, perché poi il lavoro potrebbe richiederci troppa energia per completarlo. Il mio consiglio è di partire con una tela piccola, come un 30x40 o un 40x50, di rimanere quindi in queste dimensioni, in modo tale che riusciremo con la nostra energia a non dover affrontare troppi elementi. Viceversa, se intraprendiamo dei lavori troppo grossi, rischiamo che poi la nostra energia si disperda un po' perché non vediamo una fine al nostro lavoro. Una volta che abbiamo tutto pronto, la nostra bella immagine di buona qualità, la nostra bella tela, siamo prontissimi per partire per un grande lavoro. Mi raccomando, scegliete bene il vostro soggetto, la qualità della vostra scelta sarà fondamentale per il vostro umore. Se vi accorgete quindi di annoiarvi, lasciate perdere, incominciatene un altro. Non permettetevi mai di essere tristi mentre dipingete, deve essere un momento piacevole, bello, rilassante, creativo che ci stimola e vedrete che così faremo delle grandi cose. Buona pittura a tutti!